oggi vi faremo incantare portandovi con noi in giro per Porto a visitare le sue bellezze. Partiamo da Piazza del Municipio, che è accanto all'hotel dove abbiamo soggiornato, che sarebbe l'hotel Veracruz Porto Downtown Hotel. Basso costo ma accogliente. Questo che vedete è proprio il municipio. Nella piazza ci sono diversi edifici storici molto belli, però in questo periodo una parte erano nascosti dei lavori di ristrutturazione. Che sfortuna! Qualcuno ha da consigliarci un portafortuna che funzioni? Andando avanti arriviamo a Piazza Almeida, a sinistra vedete la stazione di São Bento e da un'altra visuale quella che rimane a destra. Sullo sfondo potete ammirare la chiesa di Sant'Antonio risalente all'anno 1700, caratterizzata da finestroni enormi per poter risparmiare sulla bolletta della luce, e nella parte superiore è raffigurato appunto Sant'Antonio in persona. Questi sono alcuni edifici caratteristici della piazza. Adesso siamo davanti alla stazione ferroviaria di São Bento e ve la facciamo vedere subito, la stazione. Il primo treno è arrivato a São Bento nel 1896 e prima di diventare una stazione qui sorgeva fino al 1892 un convento. Quando l'ultima suora morì versava in uno stato di abbandono e pertanto fu decisa la demolizione lo stesso anno. La stazione di São Bento è una delle principali attrazioni turistiche di Porto, con all'interno i suoi 20.000 azulejos che rappresentano vari momenti della storia portoghese. Gli azulejos sono piastrelle in ceramica smaltata e decorata. Naturalmente oltre agli azulejos ci sono anche i treni che prenderemo fra 2 giorni per andare a visitare Braga, che vi faremo vedere in un altro video imperdibile. Oh, dove va tutta questa gente di corsa? Potete scorgere la cattedrale di Porto, niente male come panorama, eh? La sua costruzione iniziò nel XII secolo e nacque come chiesa fortezza, come dimostrano le 2 torri. Questa statua ritrae Vimara Pérez, un signore della guerra. Da qui vediamo meglio le torri della cattedrale. Questa è la facciata del palazzo episcopale. Poi è quando siamo tornati a rivisitarla verso sera. La cattedrale di Porto, chiamata dai portoghesi Sé do Porto, è stata costruita nella zona più alta della città. È l'edificio religioso più importante di Porto e si trova nel quartiere Batalha. Ammiriamo anche alcuni palazzi caratteristici portoghesi. La cattedrale è stata dichiarata monumento nazionale. Nel centro della piazza della cattedrale c'è questa colonna dove in passato si svolgevano le esecuzioni capitali. Ehi tu, se non sei ancora iscritto al canale, fallo subito e schiaccia la campanella per restare aggiornato sul materiale fresco che tiriamo fuori. E non costa nulla e per noi è una dose di energia che ci spinge a pubblicare nuovi contenuti. Dai, unisciti alla festa! Questo che vediamo
è la Chiesa dei Chierici, una chiesa in stile barocco e il suo campanile può essere visto da diversi punti della città grazie alla sua altezza di 75 metri. Fu costruita a metà del 1700 e fu progettata da un architetto italiano, Niccolò Nasoni. E adesso andiamo a cercare la libreria Lello e mentre ci spostiamo per arrivarci vi facciamo vedere le vie e gli edifici colorati di Porto. Ogni tanto Nadia si gira per vedere se sono ancora dietro, sì, perché io ogni tanto mi fermo per riprendere, lei non se ne accorge e ci perdiamo di vista spesso. E non potevo riprendere questa Rolls Royce da sogno. Qui adesso compriamo il biglietto per visitare la libreria. E qui siamo in coda. Nonostante tanta gente, siamo entrati in un battibaleno. La libreria Lello è considerata una delle più belle al mondo. Fu costruita nel 1869 e conta oltre 1000 visitatori al giorno, per il motivo che è legata alla saga di Harry Potter. Siccome la scrittrice, nel periodo che visse a Porto, era solita frequentare questa libreria, da dove si ispirò per descrivere la scuola di magia di Hogwarts. Vi devo dire un segreto che vi farà rimanere un po' delusi. Il soffitto che sembra realizzato in legno scolpito, in realtà è gesso dipinto, stesso materiale utilizzato anche nelle decorazioni delle scale. Un'informazione: se avete intenzione di visitare questa libreria, il biglietto lo potete prendere solo online e il costo del biglietto vi verrà scontato da un eventuale acquisto di un libro. Comunque non ci sono solo libri in lingua portoghese, ci sono libri in svariate lingue. Questo si dice che sia il braccialetto restituito dal mare dello scrittore del Piccolo Principe morto in un incidente aereo nel mar Mediterraneo. Guarda un po' qua cosa c'è? Sembra una chiesa, in realtà sono due chiese, la chiesa del Carmo e la chiesa delle Carmelitane. Sembrano attaccate, ma in realtà sono separate da un palazzo striminzito, largo appena 1,5 metri, perché quando erano state costruite era proibito costruire chiese attaccate una con l'altra. Questo è il museo del centro ospedaliero di Porto. Mentre questa è Nadia che mi fa da navigatore, se no io mi perderei subito. Adesso è impegnata a capire da che parte andare. Ed eccoci al Palazzo di Cristallo, costruito in granito, acciaio e vetro intorno al 1960 ed ha sostituito il palazzo originale risalente al 1865. Qui abbiamo uno dei più importanti spazi verdi, un polmone gigante per la città di Porto. Infatti ci sono 8 ettari di giardino. Pagando si può salire sulla cupola per ammirare Porto dall'alto, ma noi Porto dall'alto lo vogliamo ammirare senza pagare €1, per cui lo andremo ad ammirare dal monastero della Serra do Pilar. Non ho ripreso, ma siamo passati proprio adesso davanti a un gelataio. Una palla a 2,80. Mi sa che non la compro. Adesso stiamo andando verso il Palazzo della Borsa, che si trova nel pieno del centro storico ed è sede dei commercianti di Porto. È un edificio neoclassico. Ed ecco il Palazzo della Borsa, costruito nel 1800 ed è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Quella statua è dedicata al principe Enrico il Navigatore.
trova di lato al Palazzo della Borsa ed è vicino alla chiesa di San Francesco. Proprio un susseguirsi di meraviglie. Questi sono i vecchi e caratteristici tram che ancora sono in funzione per Porto, che prenderemo domani mattina per fare un giro sulle rive dell'oceano. Facciamo le scalinate per arrivare alla chiesa di San Francesco e questo è il panorama. Per entrare qui bisogna tirare fuori i quattrini, 9 euro a testa! Questo è il suo interno e questa è la sala delle sedute, intese come riunioni almeno penso. E qui siamo nel piano sotterraneo, nelle catacombe, dove sono sepolti molti sacerdoti dell'ordine francescano e nobili della città. Siamo usciti dalla chiesa di San Francesco che ancora ho le lacrime agli occhi per i 9 euro spesi per l'entrata. Cerchiamo di tirarci su di morale andando a farci 2 passi sul fiume Douro. Come potete vedere è un fiume navigabile, è lungo 897 km, di cui 572 li percorre in Spagna, 112 delimita il confine tra Spagna e Portogallo e i restanti 213 km li percorre in Portogallo. Qui ci sono diverse imbarcazioni che vi fanno fare il tour sul fiume della durata circa di un'oretta. Il ponte che vedete è il ponte Dom Luis. In alto a destra vedete il monastero di Serra do Pilar, da dove si può avere un panorama stupendo e per di più gratuito. Questa è la Fontana del Cubo. Ciao, questa mattina andiamo lungo il fiume dove dovrebbe esserci il tram che ci porta fino sull'oceano e adesso camminiamo, speriamo di trovare il tram. Ok, prendiamo il tram alla fermata Infante che si trova vicino alla cattedrale di San Francesco. Questi tram risalgono a fine 1800, hanno interni in legno, manopole in ottone e naturalmente sono elettrici. Ok, siamo sul tram 1, parla un po', c'è anche un po' di rumore, non so se mi sentite, e stiamo andando sull'oceano Atlantico. Il biglietto si fa a bordo e abbiamo pagato 7 euro andata e ritorno a testa. Ok, siamo arrivati a Passaia Alegre e adesso non so, c'è ancora un po' di strada per arrivare sull'oceano e siamo sulle rive del fiume Douro e noi seguiamo il fiume fino ad arrivare alla foce. Ma al momento il tempo non è bellissimo, però le previsioni dicono che dovrebbe uscire il sole. Siamo arrivati sulle rive dell'oceano che è un pochino agitato.
ragazzi, ma è calmo calmo oggi l'oceano, proprio calmo, un bel tuffetto in quest'acque calme e anche belle calde saranno. Lo farei. E adesso andiamo a vedere i fari sull'oceano un po' più da vicino. Questa è la fortezza di San Giovanni, naturalmente il nome l'ho tradotto in italiano perché la pronuncia portoghese per noi è un mistero. E adesso per fortuna è uscito il sole. Dall'altra parte del fiume Douro, nel quartiere Gaia, attraversando il ponte Dom Luis, che è un ponte ad arco in ferro lungo 385 metri e alto 85 metri e a 2 livelli. L'andata passiamo nella parte inferiore dove passano pedoni e macchine, mentre al ritorno passeremo nella parte superiore. Poi voi potete fare il giro al contrario, perché comunque non abbiamo un motivo per averlo fatto in questo senso, anzi noi tante volte scegliamo l'opzione più faticosa. Qui una visuale del fiume Douro, a destra c'è il quartiere di Ribeira e a sinistra Gaia. Esattamente a Vila Nova de Gaia, ma chiamata dalla maggior parte delle persone solo Gaia. Qui si trovano le cantine che producono il famoso vino Porto e le marche prestigiose sono tutte a Gaia. Vediamo Sandeman e Porto Cruz. E pensavamo fosse un'attrazione per bambini, invece guardando meglio vendono pesce in scatole, per lo più sardine, e che idea geniale quelle delle scatole collezionabili, con l'anno e look diverso ogni volta, fantastico! Il negozio è Mundo Fantastico Sardinia Portuguesa. Questo locale, che sembra una libreria, in realtà vendono polpette di baccalà con formaggio accompagnato da un bicchiere di porto, e il negozio si chiama Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau. Questa è un'opera, Alf Rabbit, ed è metà tra un dipinto e metà una scultura realizzata con materiali di recupero. Qui siamo dentro una specie di mercato al coperto.
pastel de nata ripiene di svariati gusti sia dolce che salate. Queste sono vecchie barche con cui si trasportavano le botti di vino, pezzi di storia a cielo aperto. Adesso iniziamo la salita per arrivare al monastero della Serra do Pilar e poi da lì riattraverseremo il ponte nella parte superiore. Se non avete voglia di fare della salita a piedi ci sono anche le funivie, dipende da voi se preferite risparmiare dei soldi o risparmiare energie. Questo è il giardino che c'è sotto il monastero. E qui siamo nel piazzale del monastero dove c'è una veduta mozzafiato, per di più gratuita, per cui non potete perdervela assolutamente. Ed ecco il monastero di Serra do Pilar, chiamato anche monastero di Sant'Agostino. La sua costruzione iniziò nel 1538 e si protrasse per i secoli successivi in varie fasi costruttive che ne alterarono notevolmente il progetto iniziale. Adesso ritorneremo verso il centro di Porto passando nella parte superiore del ponte dove possono transitare solo i pedoni e i treni della metro tranvia cittadina. Si è messo a andare con il treno. Una visuale sul Douro e il quartiere di Ribeira. Ed ecco la chiesa di Sant'Ildefonso. La sua costruzione terminò nel 1739. Questa è la bella facciata di un bel hotel che si trova vicino alla chiesa. La chiesa di Sant'Ildefonso ha uno stile proto-barocco e fa parte del patrimonio dell'umanità dal 1996. Qui siamo in via Santa Caterina. Questo è il leggendario caffè Majestic, uno dei caffè più belli del mondo. Qui la scrittrice di Harry Potter ha dato vita alla prima serie della saga. Via Santa Caterina è una via pedonale dove poter fare shopping. E troviamo anche la Chiesa delle Anime, o anche chiamata di Santa Caterina, e nei suoi azulejos vengono rappresentate scene di vita dei santi. Della via troviamo il mercato di Bolagno. Una bevanda, ma tutto quello che abbiamo mangiato e bevuto ve lo sveliamo in un prossimo video.
collezione di dipinti, sculture e argenteria del XVI secolo. Questo è il McDonald's più bello del mondo. Siamo entrati velocemente per dare un'occhiata, ma con tutta quella folla e la poca voglia di mangiare qui abbiamo preferito passare. La nostra visita a Porto è finita. Comunque sul canale metteremo anche Braga che abbiamo visitato in questi giorni e cosa abbiamo mangiato a Porto. Per cui se non l'avete ancora fatto ricordatevi di iscrivervi al canale. Tutti i nostri contenuti sono e rimarranno gratuiti per sempre. Se siete arrivati fino a questo punto del video vi ringrazio e ricordatevi di lasciare un bel like e condividere il video anche col compagno o la compagna del vostro o della vostra ex, perché anche loro hanno diritto a un momento di gioia. Ciao da turisti squadrinati, al prossimo video.